cui poi quello che te li ha dati dice no, queste cose non le puoi dire, no? Pensate adesso alla storia del genocidio, no? Non si può dire genocidio, no? Quello ti ha dato i soldi, non puoi dire genocidio, se no puoi dire i soldi, no? Quindi devi stare attento a come parli. La libertà è limitata sempre dai soldi. Ecco. Però c'è un tentativo di essere liberi e dire quello che vuoi, sia da un punto di vista di contenuto, sia da un punto di vista anche formale. Per cui uno è abituato a un film, che ne so, che dura 1 ora e 15, no? Che se non dura 1 ora e 15, no, io esco, mangi più popcorn per compensare magari il fatto che dura 1 ora e mezza, sono 15 minuti, devo fare qualcosa, insomma. E invece no, c'è anche una libertà di forma, non soltanto di durata, ma nel modo più vario. Volevo fare questa precisazione, perché sennò dice, ma che film proiettate? Non ho la minima idea, come sempre, di che film no. Come l'ovetto Kinder, proprio la sorpresa. Certo, è il film Kinder, infatti, meglio Kinder che Killer, comunque in genere sono dei film interessanti, però ecco, tra l'altro li scelgono loro e spesso mi portano qui dei film di fantascienza, che io proprio appena parlo di un film di fantascienza esco, devo fare delle telefonate importanti, non posso... Un titolo a caso, per il Blue Dot, per esempio, ma così, tanto per dire. Però, insomma, dico, è interessante comunque, perché secondo me dove c'è ricerca comunque c'è qualcosa di interessante. No, tant'è che ci stanno dei bisticci tra quelli che comandano e le università che fanno ricerca, no? Perché c'è qualcosa di interessante, meglio che non ci sia, meglio tappare, no? E quindi, vabbè, insomma, auguro a tutti una buona visione, in particolare a te o a tutti quanti quelli che non hanno trovato la scritta Indie Cinema, per colpa mia, e che quindi magari aspettano Ivanzina. No, niente Ivanzina stasera. Stasera no, non ci sono Ivanzina. Grazie di essere venuti. Grazie Mario, allora ci sarà un piccolo... Ah, ma stanno arrivando anche persone importanti per questo progetto, quindi proprio al momento giusto. Perché... E io adesso distribuirò i volantini suoi, perché sono molto interessato alla sua piattaforma. Ci vuole lo sconto, poi... Perché si parlava di me e di Michele, siamo un po' lo staff a livello di selezione, di conduzione del festival, ma qui ecco proprio al momento giusto direi è arrivato Fabio Del Greco, così posso dire da cui tutto è partito, perché è regista indipendente e creatore della piattaforma Indie Cinema. Tutto questo ha preso forma intorno al 2020, diciamo così, poi il progetto lo stai concependo già da prima. Avrei dovuto essere uno sviluppatore web, ma non lo sapevo. E intanto mi ha passato questa patata bollente, nel senso che c'era la piattaforma, ci siamo incontrati e ho detto ma perché non farci intorno un festival cinematografico vero e proprio che rilanci, diciamo, quello che c'è nella piattaforma e crei anche qualcosa a fianco, delle occasioni di incontro. All'epoca c'era ancora la pandemia, quindi la prima edizione è stata quasi totalmente in streaming. Dalla seconda, grazie anche a Mario, grazie al Caffè Letterario, che è l'altra realtà che ci ha sostenuto, abbiamo portato a voi questi film anche dal vivo, con gli autori, in maniera avventurosa, perché noi siamo un festival no budget, basato su una forma di volontariato, almeno per ora, poi se crescerà lo vedremo. Però ecco, abbiamo avuto anche la soddisfazione di avere ospiti magari di passaggio a Roma, per cui essendo un festival internazionale e molti dei registi ci hanno mandato a volte video di saluto dall'India, dall'Australia, da Taiwan, abbiamo avuto anche la fortuna di avere una regista russa che già di questi tempi è quasi un atto sovversivo, è un regista e musicista argentino che aveva appena fatto un viaggio a Cuba, che hanno portato qui il loro film, nel caso ecco, del cineasta argentino anche la sua musica col bandoneon, quindi Mario Codessa è un momento per me tra i più belli, insomma, che abbiamo avuto qui, in particolare al Circolo Arcobaleno. E ridendo e scherzando siamo arrivati a questa quarta edizione, che per me è stata probabilmente anche la più sofferta, perché qui entriamo un po' nel vivo della questione di oggi, di questa serata. È un momento anche abbastanza di crisi a livello personale per questioni familiari, di salute. Ho detto ce la facciamo o non ce la facciamo arrivare a questa quarta edizione, in un momento fra l'altro quasi di megalomania, perché siccome stavamo in ritardo di un anno sulla numerazione, avevo proposto a Fabio Del Greco facciamo invece dell'edizione elefantiaca dell'ultima volta, che abbiamo avuto quasi 60 titoli in concorso,
facciamo 2 short edition, così arriviamo al 2005 che ci sarà la quinta edizione più avanti. Detto short edition, ci siamo ritrovati con questa qui che c'ha già tipo una quarantina di titoli che sono arrivati, e Michela dice sempre meno male che short. Però ecco, in questo momento proprio di crollo nervoso ho detto senti, allora facciamo una sorta di diarchia, come i 2 consoli. Questa edizione intanto che parte, Michela è del nostro staff la persona che ha seguito il festival sin dall'inizio, che l'ha accompagnata con interviste, supporto tecnico, scelta durante la selezione, sei tu la direttrice artistica. Quindi io, ripeto, sono stato per 3 edizioni il direttore artistico in solitaria di questa manifestazione cinematografica. La selezione che l'abbiamo curata insieme questa volta, ma come vedete anche l'intervista è sua, l'intervista a Matteo che ho distribuito sui tavolini questa sera. Vi introdurrò quindi tra un po' la nuova direttrice artistica della manifestazione. Prima però, a proposito, per dare un inquadramento generale, visto che la selezione l'ho curata con lei, e tra l'altro ringrazio anche Michela che era reduce da un viaggio a New York di averci portato dei cortometraggi inediti di autori canadesi, statunitensi, quindi avremo anche quest'altro spaccato internazionale. Avendolo curato con lei, mi riallaccio solo una cosa che ha detto poco fa Mario, citando il genocidio. Noi seguiamo tanti festival, una cosa di cui ci siamo innamorati è che siamo tra i pochi a seguire qui come stampa diciamo specializzata di settore qui a Roma il festival dell'hip hop. Ci siamo scoperti anche amanti dell'hip hop, l'Hip Hop Cinefest. E siccome c'era un regista francese quest'anno che portava ben 2 cortometraggi, uno proprio sul suo mondo della break dance, i b-boys, i big girls, quindi queste questioni di ballo acrobatico, mosse particolari proiettate verso le Olimpiadi di Parigi che ci sono state l'anno scorso. L'altro è quello che forse ci ha colpito di più emotivamente, era il suo incontro con persone che sono uno è scappato, Ahmed, da Gaza, un altro continua stoicamente a portare lì nella situazione che sapete quella che è questo discorso. Abbiamo visto questo corto sulla scuola di hip hop a Gaza, colpita dalle bombe e spostata quindi nei campi di accoglienza. Quindi questi ragazzi... Un applauso per questa cosa che che non sapevi tra l'altro, ma... Ecco, un applauso a questi ragazzi che stanno continuando a lottare e a offrire soprattutto, perché sono adolescenti, giovani, questi qui, offrono ai bambini più piccoli, terrorizzati, e sapete quanti morti ci sono stati proprio tra i ragazzi anche sotto i 10 anni, gli offrono la possibilità, magari col frastuono delle bombe in lontananza, di vedersi negli spazi dove si può e cercare per un attimo di dimenticare, imparando l'hip hop, ascoltando questa musica, cercando di dare una parvenza di normalità a quello che non è più proprio neanche una cosa lontanamente assimilabile alla normalità. Quindi avremo anche i suoi film da mostrare, di questo ragazzo francese che è simpaticissimo tra l'altro, e questo ci tenevo a dirlo. Prima di prendere poi il testimone di questo oggettino che ci sta filmando, per dire a Michela Luisi, nuova direttrice del festival, di introdurci questa serata e di presentare i nostri ospiti. Io ringrazio Stefano per avermi insignito adesso proprio con la spada. Cavalieri della tavola rotonda. Esatto, questo onore, sono partita come giurata alla prima edizione e comunque ho sempre collaborato. No, questa sera io voglio dire pochissime parole, appunto, dopo aver ringraziato Stefano, perché vorrei che vedeste il film. Vorrei però prima chiamare qui sul palco il regista e l'attrice protagonista, Matteo Scarfò, Francesca La Scala. Solo 2 parole, poi dopo ci sarà un Q&A, dopo non vogliamo spoilerare adesso. Dite voi 2 parole sul film, su quello che... Ah sì, no. Prego. Sì. Vai. Matteo Scarfò. Sarò breve, ovviamente. Sì, Poi parleremo sarà dopo. il film a parlare, sì. È un docufilm, quindi non è proprio un documentario, ma è in parte fatto anche con attori. Qui abbiamo appunto la protagonista, Francesca La Scala, ed è dedicato ad Anna Maria Ortese, che è una scrittrice che ha vissuto tutto il Novecento, è nata nel 1914, è morta nel 98, ha cambiato tantissime città, ha vissuto in tantissime case, lei addirittura dice ho cambiato 37 case, quindi viene definita anche un po' la straniera, viene definita una donna appunto senza una vera casa, e questa la condizionerà moltissimo.
Quindi il tema del viaggio, dello spostamento è importante in questa autrice e noi abbiamo fatto un documentario sul suo viaggio in Calabria. Cos'è questo viaggio in Calabria? Lei ne parla sia in un racconto che appartiene a una raccolta che si chiama Angelici Dolori, che è la prima raccolta di racconti dell'Artese, ma poi ne parla anche perché un suo zio stava lì in Calabria per tenere la contabilità dei San Felice. I San Felice di Napoli erano questa famiglia nobile che aveva, come sapete, le antiche famiglie nobili avevano i terreni un po' ovunque, quindi questo zio abitava lì e lei ci ha costruito un racconto su questo zio e ci ha messo dentro il racconto si chiama Aurora Guerrera, ci ha messo dentro questo personaggio che appunto è Aurora Guerrera, che è una donna, poi lo vedrete nel film, che vive una condizione diciamo svantaggiata, poi non voglio dire di più. Quindi noi abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto il suo viaggio proprio, il suo, chiamiamolo pellegrinaggio intellettuale in questa zona, ma abbiamo anche messo in scena proprio il racconto che lei ha scritto per questa raccolta. Quindi vedrete in parte proprio il documentario, ma in parte una fiction, una parte fatta con Non attori. aggiungiamo altro, che stiamo spoilerando troppo. Sì, no, vabbè, è una presentazione rapidissima e quindi insomma è un viaggio secondo me emotivo soprattutto, più che diciamo proprio pratico, e vi invito a perdervi in queste parole bellissime dell'Ortese. Grazie ancora. Francesca? Ma io non voglio aggiungere altro, voglio solamente ringraziare Matteo perché mi ha dato la possibilità di visitare e vedere la mia terra d'origine, perché io sono di origine calabrese, in una settimana più o meno, come ho detto anche al papà che è lo sceneggiatore del film, ho visto più Calabria che in 40 anni ed è stato un tour de force da Africo all'Aspromonte, ma bellissimo, dai 40 gradi ai 5, fantastico, quindi Anche con occhi diversi. sì, con occhi molto diversi, con gli occhi della Ortese spero. Va bene, allora noi ci vedremo dopo,